Come è iniziato Nicola Larini e quali sono stati i primi passi che ha mosso per diventare il grande pilota che è oggi? Io ho iniziato un po' come tanti altri colleghi da piccolo con le moto e via via, poi sono passato ai kart. Ovviamente la mia famiglia è una famiglia che ha sempre lavorato nel settore delle automobili e mio padre era un pilota gentleman, mi ha trasmesso la passione, sono passato appunto ai kart con sacrifici perché me lo sono comprato con i miei soldi, da lì in avanti poi sono andato avanti e ho avuto l'opportunità, ovviamente grazie a mio padre perché vedeva che ero appassionato e quindi ci mettevo anima e corpo per poter emergere, mi ha dato una mano nelle formule promozionali, sono partito dalla Fiat Abarth, ho fatto poi Formula 3, ho vinto vari titoli e poi ho approdato alla Formula 1. Nello stesso momento in cui ho provato la Formula 1 ho avuto l'opportunità di diventare pilota Alfa Romeo, quindi ho fatto le due carriere parallele sia in turismo che in Formula 1 fino al 96, poi dopo dal 96 in poi mi sono dedicato semplicemente alle ruote coperte. La 75 per gli alfisti vecchia scuola è l'ultima Alfa. Tu come ti sei trovato e quale differenza hai riscontrato tra la 75, la 155 e la 156? Ma erano macchine diverse. La 75 ovviamente è stato il mio primo approccio alle vetture da turismo, a ruote coperte. È avvenuto nell'87, grazie ovviamente al mio ingresso in Alfa Romeo perché avevo vinto il campionato italiano Formula 3 col motore Alfa Romeo, di conseguenza ci ho avuto questo bigliettino da visita che mi ha permesso di mettere le mani sul volante all'Autodromo del Mugello in occasione di alcuni test che facevano in occasione del Mondiale Turismo. In quella circostanza ebbi la fortuna di essere così di primo acchito più veloce di tutto il lotto di piloti che avevano ufficiali nel momento, quindi fui subito selezionato per fare la 24 ore di Spa e lì nacque l'avventura con l'Alfa Romeo che poi mi ha permesso di fare poi le stagioni in 75 e con la 75 ho avuto delle soddisfazioni incredibili, sia dalla versione, non tanto dalla versione che faceva il mondiale perché quella era una macchina che purtroppo non era competitiva rispetto alla concorrenza, era una macchina che non era nata per le corse ma era stata modificata a dispetto delle BMW che erano macchine per esempio nate per correre e poi messe su strada. E quindi qui eravamo un po' lontani, però dopo quando siamo approdati nei campionati italiani, turismo, nei vari europei eccetera eccetera ci siamo un po' difesi. In italiano ho quasi vinto tutte le gare che ho partecipato, quindi anche se era saltuario perché in quel momento ero occupato con la Formula 1, di conseguenza facevo 4, 5, 6 gare all'anno, poi ci ho fatto anche il Giro d'Italia, quindi dal 75 a conti fatti sì, non era a tempo pieno in Alfa Romeo, però ci ho fatto tante gare. Poi quando è arrivata la 155 è arrivata questa che qui davanti è una macchina, era una macchina turbo le prime perché la GTA era, diciamo che derivava prettamente dalla Delta, poi alla fine era una Delta carrozzata Alfa, che però di base era una macchina affidabilissima, funzionava bene, aveva tutti i requisiti diciamo per essere già una macchina vincente fino all'inizio. Le quattro ruote in certe circostanze erano penalizzanti, però avevamo il turbo, quindi ci dava un po' una mano nella coppia in uscita dalle curve. Ovviamente in condizioni di bagnato eravamo super, contro BMW che in quel momento andava con le classiche M3, quindi ovviamente avevo i presupposti per avere dei vantaggi, soprattutto nelle piste lente, ecco. Poi nelle piste veloci era un pochino più complicato, però nelle piste lente eravamo rapidi. È stata poi l'evoluzione, c'è stata l'evoluzione con la DTM che dal 93 che mi ha permesso di vincere il titolo. La macchina più affidabile in assoluto è stata la DTM del 93, anche perché magari questa aveva un cambio ad H, non era ancora una macchina, anche DTM 93 era una macchina che derivava sempre comunque dalle esperienze Delta, quindi aveva un cambio della Delta, aveva sì, un motore nuovo,
un motore derivato da una serie americana che era stato pescato dall'Alfa come miglior compromesso per metterlo sulla categoria DTM. E fu la macchina più affidabile perché diciamo che appena messa per terra mi ha permesso di vincere 11 gare su 20, quindi è stata una macchina, diciamo, che mi ha dato anche più soddisfazioni. Poi la sua precedente, che era la GTA, anche lei mi ha fatto fare dei bei risultati, però era una macchina ancora più legata forse al progetto Lancia, quindi questa era un'evoluzione più estremizzata. Invece la GTA era una macchina che praticamente, come detto prima, era una Delta carrozzata Alfa Romeo, perché il pianale era lo stesso. Quindi. Tu hai vissuto nell'ultima era analogica della Formula 1, prima dell'avvento dell'elettronica. Cosa è cambiato oggi? Secondo te perché non coinvolge più come prima? Questo non lo so. Sicuramente causa della trasformazione dei circuiti da veri circuiti a circuiti come a volte gli inglesi li chiamano dei Mickey Mouse, perché li hanno resi molto sicuri. Di conseguenza ora lasciamo perdere il caso di Bianchi che c'è stato in Giappone, che quello purtroppo sono quelli imprevisti che possono capitare nel nostro mondo, però i circuiti sono stati un po' scempiati, nel senso che le curve vere sono diventate ormai delle curve che tutti possono azzardare, perché o le hanno rallentate o hanno fatto delle vie di fuga tali che ti permette di fare qualsiasi tipo di rischio, o perlomeno insomma, di evitare di fare dei danni importanti. Quindi già questo è. Poi le macchine ovviamente sono state un po' modificate ovviamente per rendere meno performanti, perché sennò dagli anni in cui ho smesso a oggi, se non avessero modificato i regolamenti, sarebbero dei missili. È ovvio che devono lavorare per cercare tutti gli anni di rallentarle, perché altrimenti diventerebbero ingestibili. Ovviamente l'evoluzione dell'elettronica fa una differenza abissale. Io quando io ho debuttato, l'unica cosa che mi ricordo che c'era di importante era il cambio elettronico, che praticamente gestiva le cambiate sia in salita che in discesa in automatico. C'erano gli strumenti, c'era il traction control, c'erano alcune cose, ma era l'inizio di un'era dell'elettronica. Io ho a casa un volante della macchina al quale ho fatto seconda Imola, è una roba ridicola, è un volante con un pulsante, punto, così, non ha altro. Se guardi i volanti di ora, sono volanti che costano non meno di 150.000 euro, e sono ormai una console elettronica che dentro c'è una tecnologia che praticamente gestisci tutta la macchina. Due mondi diversi. Che aria si respirava nel 93 quando hai portato a casa il titolo? Si respirava una gran aria, perché in Alfa Romeo aver vinto in Germania contro i tedeschi e contro la Mercedes in particolar modo è stata un'avventura epocale, perché ha permesso all'Alfa Romeo di dire che l'Alfa Romeo che c'è un marchio italiano che perlomeno dal punto di vista delle competizioni poteva dir la sua. Ovviamente sia Opel che BMW insomma, si sono inchinati alla nostra prestazione. È ovvio che l'abbiamo trovati, forse l'abbiamo spiazzati perché non ci aspettavano. L'Alfa Romeo in quel momento lì in Germania era l'Alfa Sud con i buchi di ruggine. Abbiamo fatto ripartire il marchio proprio portandolo ai vertici, e ha permesso insomma all'Alfa Romeo di ridare credibilità in un mercato che per loro non era difficile. Con gli anni successivi, anche se non abbiamo vinto i titoli, poi fatto terzo l'anno successivo, l'anno dopo ancora, il 95 è stato un anno terribile, perché è stata fatta una tecnologia sulla macchina per volere Mercedes che era più complicata la nostra macchina che una Formula 1 o forse che uno Space Shuttle, quindi eravamo sempre in pan. E infatti lì poi iniziò l'inizio della fine, perché le spese erano andate alle stelle e non era più pensabile poter fare un campionato dove una casa spendeva quasi come fa la Formula 1. Tu hai svezzato la più vincente delle Alfa moderne, la 156. Parlaci di quest'auto nata per vincere. 156 è stata la nuova avventura dopo aver terminato l'esperienza Formula 1. La vettura del Superturismo era una macchina, apparentemente sembrava una macchina semplice, anche perché non era parafangata, non sembrava una macchina tanto tecnologica, invece in realtà appunto anche per quello
era una macchina completamente trasformata, c'erano dettagli importanti, motore spostato all'interno, quindi la macchina era, sì, esteticamente, ripeto, sembrava una macchina da concessionaria, metti in moto e vai via, in realtà invece era una gran macchina perché era completamente modificata. Poi per giocare su quel regolamento lì che impediva di fare delle modifiche estetiche sostanziali dovevi lavorare dalla mezzeria dell'asse ruota in giù per renderla competitiva. Non è stato facile perché la macchina, la trazione anteriore per quello che era aveva grossi problemi di sottosterzo, e poi io arrivavo da una vettura a ruote integrali, quindi per me è stato un po' difficile adattarmi i primi anni. Poi ero anche di squadra con un pilota che dal 91 correva con le trazioni anteriori, quindi ho trovato difficoltà ad essere, diciamo, non dico competitivo, ma ad essere costante, soprattutto in gara, perché uccideva le gomme. Quindi, però è stata un'esperienza, diciamo, positiva. Per me è cominciato ad esserlo dopo un anno, circa un anno e mezzo di frequentazione con la macchina, perché l'ho imparata anche a gestire. Dopo la 156 è stata trasformata in Super 2000 per una nuova categoria. Super 2000 è ritornata un po' ad essere esteticamente una macchina più vicina alla DTM, con parafangoni, però aveva per esempio delle nozioni tecniche che non si vedevano, peggiorative, dove non potevi avere il fondo, non potevi spostare più di tanto il motore, avevi delle limitazioni, altezze da terra diverse, ruote più piccole, i freni incredibilmente inefficienti perché avevamo dei dischi di un diametro che erano pazzeschi, il cambio addirittura ad H, cioè avevamo i cambi che ci restavano in mano ogni secondo, quindi il fatto di voler fare una categoria che derivava veramente molto dalla serie è stato alla fine un disastro, perché all'inizio le macchine si rompevano solo a guardarle. Poi hanno capito che con messo un sequenziale all'inizio dell'anno lo tiravi giù alla fine dell'anno, quindi il cambio era già un problema dimenticato. Sono quei regolamenti che vengono partoriti senza poi ragionare col senno di poi. Costava di più una stagione del Superturismo all'inizio, il Super 2000 all'inizio, che dopo 2 anni che era già stata avviata, perché hanno semplificato il tutto, quindi cambiati i freni, cambiati i cambi, e le macchine duravano. E la 156 è stata competitiva fino a che c'è stata l'Alfa Romeo gestita anche in maniera semi-ufficiale, ma c'era prima Nord Auto, poi N Technology che la macchina la sapevano fare, ecco, quindi era vincente, la macchina ha vinto parecchi titoli, ha vinto l'Europeo, purtroppo non li ho vinti io per 1000 ragioni, ha vinto il Mondiale, insomma era una macchina che era fatta bene, ecco. Adesso stai per tornare al Nürburgring dopo 20 anni con un Alfa. Cosa ti aspetti dalla Giulietta e dal VLN? Ma questo è un ritorno così, diciamo, tra amici, perché è una scommessa così di andare a fare un'avventura in un campionato particolare, e così è un po' per rievocare il passato, per vedere se ritorna un po' di interesse al gruppo di far correre qualche macchina da qualche parte per intensificare, diciamo, le vendite, per migliorare il mercato. Io lo faccio volentieri, tra l'altro lo faccio con un amico qui di zona, quindi è un'avventura che condividiamo assieme. Ora non è che siamo sulla stessa macchina perché siamo tutti e due di Camaiore, perché semplicemente c'è stata questa opportunità, quindi lui è esperto del Nürburgring, io un po' meno, però insomma lo conosco e credo che possiamo, non dico fare dei grandi risultati, ma tanto divertirsi e mettere in pista questa macchina, che non sarà facile perché finiremo in categorie dove sicuramente sono macchine, non dico nate per fare quell'attività lì, ma insomma preposte, e pertanto insomma sarà un'avventura, però sicuramente divertente. Stai sviluppando una vettura da corsa per la scuderia Cameron Glickenhaus. Descrivicela dal tuo punto di vista.
Questo qui è un giochino che lui fa perché gli piace fare la macchina da corsa e poi dopo andarci a giro per Brooklyn appena ha terminato l'obiettivo. Però sta macchina sta venendo tremendamente interessante perché questa volta è stata fatta una macchina da zero, da un foglio bianco, con un nuovo regolamento che c'è appunto per la 24 ore. Pare che stanno pensando anche addirittura di farci la 24 ore di Le Mans. È un progetto che sarà fatto con 2 macchine, c'è un cliente americano che ha acquistato la seconda macchina, quindi abbiamo fatto lo shutdown una settimana prima di Natale, direi positivo. Ora andiamo 2 giorni a Vallelunga a gennaio, dove faremo lo sviluppo vero in pista, però sembra che ci siano già tutti i presupposti per positivi, cioè la macchina è stata messa per terra, aveva solo una piccola perdita d'acqua dal radiatore, ma nulla a confronto a quello che ho visto nel mio palmarès quando si mette per terra una macchina nuova di pacca, quindi sembra nata bene. Progetto di giovani ingegneri dell'Università di Torino che avevano già fatto e messo insieme, diciamo, la P45, quella che ci ha fatto fare la 24 ore precedente, ma quella lì era una macchina che veniva da una base di una GT, quindi era una Ferrari poi non si poteva più chiamare perché era veramente diversa. Questa invece è una macchina nuova con motore turbo, derivazione quasi di serie, motore potrebbe avere 600 cavalli, invece in realtà dovrebbe avere circa 550 perché l'organizzatore deve fare la compensazione delle prestazioni delle macchine, quindi per varie categorie, e di conseguenza dovremmo essere su quella soglia lì. Divertente, poco faticante perché c'ha il volante, finalmente c'ha i pad al volante per il cambio, a differenza dell'altra che avevamo un cambio sequenziale, quindi anche lì è arrivata la tecnologia finalmente. Abbiamo anche gli specchietti elettronici, non abbiamo più neanche gli specchietti, quindi anche qua tecnologia a go-go, sperando che funzioni. Così, nuova avventura.